Chicago. Un genio del crimine di nome Overlord teneva la città nella sua morsa spaventosa. La polizia era inerme di fronte ai suoi superfreak e ai mutanti. Poi accadde un miracolo. Quando lo trovai non aveva memoria del suo passato. Lo aiutai a costruirsi un'identità e una vita. Adesso abbiamo modo di combattere. Adesso abbiamo il dragone. Come mai questo ritardo? Forse qualcosa è andato storto. Rilassati, ragazzone. Sono anni che il capo aspetta di avere quella merce e non ce ne andremo fino a quando non sarà in mano nostra. Ehi, mi senti? A quanto pare la tua soffiata era vera. Però non ho ancora capito di che merce si tratti. Non ne ho proprio idea. Comunque deve essere importante. Superfreak come quelli non lavorano per niente. Inizia lo spettacolo. Allora, ci hai portato la merce? Sì, è sul retro. Avete i soldi? Credi che qui dentro ci siano i coriandoli? Che nessuno si muova! Non ci pensare nemmeno a svignartela. Ok, no, non mi muovo. Volete prenderne ancora? Buonasera, come va? Polizia di Chicago, metti le mani bene in vista. Al diavolo, sbirri! Drago, il furgone! Ops, mi sa che l'abbiamo perso, eh? Va bene, in piedi. Tu chi sei e che cosa credi di fare? Sono She-Dragon, aspirante eroina anticrimine e soprattutto una tua grandissima ammiratrice. Io vado a prendere la macchina. Perché avete quelle facce, ragazzi? Potreste almeno ringraziarmi, non vi pare? Cosa? Devo ringraziarti. Senti, carina, è già tanto se non ti arresto per aver intralciato la polizia. Ora va a casa. No, un momento, magari io non sono una vera poliziotta, però imparo in fretta. Potreste addestrarmi e prendermi come collega. Questo è fuori discussione. Io ce l'ho già una collega. Da adesso in poi lascia la lotta al crimine ai veri poliziotti, intesi? Vai. Cercavo solo di rendermi utile. Che storia romantica! Dragon ha un'ammiratrice. Io non ci trovo niente di romantico. Quello che ha fatto è stato stupido e pericoloso. Inoltre ha mandato all'aria l'operazione. Su, avanti, rintraccia il furgone. Agli ordini, capo. Si dirige al centro commerciale. No, eccolo lì. Se la tua soffiata anonima su quel corriere è vera, sarà un bel colpo e magari avrai molte altre fan. No, accidenti. Grandioso. Ferma! Ehi! Sta attenta! Wow! Ma quello non molla mai! Lo sanno tutti che fare shopping è stancante, ma tu hai esagerato, collega. Beh, mi conosci, no? Io non resisto alle svendite di mezzanotte. Meno male che avevi la cintura di sicurezza. Vediamo che razza di merce trasporta questo tizio. È vuoto. Canaglia, parla. Che fine ha fatto la merce? Già, vogliamo sapere dov'è la merce, canaglia, parla! Vieni qui. L'abbiamo preso, visto? Ho contribuito anch'io a fermarlo, quindi... Basta così, She-Dragon, sta zitta. Forse prima non sono stato abbastanza chiaro, quindi ora ascoltami attentamente. Smettila di giocare all'eroina e lascia i criminali a noi. Ti rendi conto che potevi farti male? Io non ho paura di niente, sono forte. Non mi importa se sei forte o no. Intralciami ancora e ti sbatto al fresco, mi hai capito? E ora fila a casa. Te lo chiedo di nuovo. Dove hai nascosto la merce? A chi dovevi consegnarla? Va bene. Sei accusato di guida pericolosa, danni a proprietà private e una decina di reati vari. Ma se collabori, forse possiamo alleggerire la tua posizione. Allora, sta cantando? No, il nostro amico è diventato improvvisamente muto. Ecco quel che aveva addosso. Sai una cosa? Tu non sembri proprio un tipo che fuma.
Ecco, io voglio parlare col mio avvocato. Le cose antiche. Ma che vuol dire? Cos'è, una specie di codice? No, è il nome di una nuova galleria specializzata in antichità egizie. Caspita, ora ti interessi anche di arte. A tempo perso. Comunque, scommetto che questo è il posto in cui il nostro amico doveva effettuare la consegna. Ho indovinato. Non dirò niente finché non parlerò col mio avvocato. Dragon, c'è solamente un problema, non abbiamo la merce. Sì, però abbiamo sempre il furgone. Io suggerisco di scoprire chi è che aspetta la mercanzia. Giusto. È ora di mettersi al lavoro, collega. Per fortuna al liceo ho frequentato dei corsi di recitazione. In bocca al lupo, Alex. Mi fate passare o cosa? Oh, alla buon'ora! Quanto ci hai messo? Ehi, che succede? Quella è la pollastrella verde. Non ci sono dubbi. Se lei è qui, c'è anche Dragon. Bene, prepariamo l'artiglieria. Se la sono bevuta. Fate fuoco al mio ordine. Dove sono finiti? C'è qualcosa che non quadra. Non è possibile. Ehi, ma che... Dragon sta al riparo! Fate fuoco su di lui! Forza, continuate a sparare! Andiamo via. Nessuno può sopravvivere a tanto. Che eroe! Mi hai salvato la vita. Grazie. No, sono io che ti ringrazio. Per colpa della tua invadenza hanno rapito Alex. Oh, allora ti chiedo scusa, d'accordo. E comunque se mi avessi lasciato lavorare con te non sarebbe successo niente. Tu lavorare con me? Per quale razionale e plausibile motivo dovrei permetterti di... Basta così, gira al largo, stammi lontano, sono stato chiaro? Adesso mi dici come faccio a uscire da qui? Non me ne importa niente di come... Un momento, è strano, l'uscita è bloccata. E la limousine è ancora qui. Quei delinquenti non se ne sono andati. Wow, sei perspicace. Mi piace come arrivi alle conclusioni. Senti, bel tenebroso, se non fosse stato per me, tu non ci saresti nemmeno su questo caso. Ma che dici? Ho ricevuto una soffiata al telefono. Deve esserci una maniglia da qualche parte. Ok, non c'è tempo per le finezze. È andata. Ehi, Dragon, sta succedendo qualcosa di grosso a sud del fiume. Il tuo informatore aveva una voce così. Tu che c'entri con questa storia? Alex è in pericolo. Vuoi trovarla, sì o no? Ma devi fare come dico io. Intesi? Sì, signore. È fatta, capo, ho la merce. Finalmente! E Dragon? È carne per vermi. Il chip decifratore di codici l'ho bramato per anni. È così potente. Avrò l'accesso completo alla rete di laboratori della città. Computer, avvia la decodifica. Connessione al sistema. Decodifica avviata. Le banche, il municipio, persino la polizia saranno un libro aperto per me. L'informazione è potere e quel potere mi permetterà di dominare l'intera città di Chicago. E non è tutto. Guarda un po' che altro ho preso, capo. Razza di microcefalo con un solo neurone. Ho fatto bene, no? Hai portato qui un agente di polizia. Perché? Che uso possiamo fare di lei? Beh, ho pensato che potremmo torturarla. Sbarazzati di lei alla svelta prima che io decida di torturare te. Cavoli, non posso mai divertirmi come voglio io. Vieni, sbirro. Alt, ferma. Laser sensibile alla pressione. Se calpestiamo il pavimento finiamo arrosto. E chi dice che dobbiamo usare il pavimento?
Vince Amy Belcher, la grande ginnasta! Amy Belcher. Per caso sei parente di... Dottor Sherman Belcher. Sì, era mio padre. Allora, vieni o no? Tuo padre era lo scienziato freak più conosciuto al mondo, specializzato in tecnologie informatiche. Eh sì, era un tipo davvero in gamba. La merce che stiamo cercando è un microchip che aveva inventato lui. Quel chip era stato rubato tanti anni fa e secondo un vecchio collega di mio padre sembra sia ricomparso sul mercato nero. La soffiata te l'ho fatta io, perché sapevo che eri l'unica persona in grado di recuperarlo, capisci? Così hai deciso di venirmi dietro, vero? Sì. Pensavo fosse un'occasione per imparare dal migliore. Il corso di ginnastica è servito a qualcosa. Sì, non c'è dubbio. Sei al capolinea, dolcezza. È un modo di dire, lo conosci? Dobbiamo farla fuori adesso. Veramente io ho altri piani. Sì, però Overlord ha detto che... Piantala, sta zitto! Lei e il suo amico verde mi hanno fatto passare troppi guai e voglio che abbia una fine lenta. Per anni mi hanno dato la caccia come a un cane, ma adesso sarò io a dare la caccia a te. E visto che sono un tipo corretto, ti lascio persino un po' di vantaggio. Corri, bellezza! Ti ho detto di correre! Vedi, una cosa per cui non ho rispetto è una preda facile. Il gioco è finito, sbirro! Cos'è, stai tremando? Ok, furbacchiona, preparati! Brutto serpe, se ti prendo! Scusa, ma non ti capisco. Devi imparare a scandire meglio le parole. Ha preso la sua pistola. Conviene aspettare che esca allo scoperto. No, voglio stanarla. È fortunata, ma non lo sarà per molto. Voi andate da quella parte, così la intrappoliamo. Tutto chiaro? Eccola lì! A quanto pare si è chiusa la stagione della caccia ai piedi piatti. Ehi, sbirro! Se vuoi uscire devi passare sul mio corpo, mi hai sentito bene? Sul mio corpo! E così tutta questa storia è per riavere indietro il microchip di tuo padre. È il lavoro di una vita, l'eredità che mi ha lasciato. Mi diceva, Pulce, era così che mi chiamava. Non puoi conoscere il tuo futuro finché non conosci il tuo passato. Parole sagge. Oh, ti chiedo scusa, mi ero dimenticata della tua... insomma, dell'amnesia. Non fa niente, tranquilla, Pulce. Adesso troviamo Alex e fermiamo Overlord. Puoi contarci, collega? E non chiamarmi collega. Non si arriva di soppiatto alle spalle della gente. Stavo quasi per spararti. Sei spacciata, bella! Cosa? Tu sei spacciato. Beh, ti è bastata? No, questa volta non mi sfuggi, bellezza. Che c'è?
Torna pure al tuo posto, Mako, cioè nelle fogne. Ehi, dov'è She-Dragon? Non sai mai cosa aspettarti da quella ragazza. Su, andiamo. Sequenza decodifica al 60%. Overlord, E tu chi? No, anzi, mi correggo. Cosa saresti? il mio vero nome è Amy Belcher. Ti dice niente? È la figlia del dottor Belcher. So che lo hanno fatto fuori e che nessuno è mai riuscito a trovare il colpevole. Io ho qualche idea in merito. Hai avuto un grande impatto sulla mia vita, Overlord, ed è ora che ti restituisca il favore. Ma prima di farti fuori devi assolutamente spiegarmi perché. Perché tuo padre andava eliminato. Semplice, mi serviva quel chip e lui non voleva venderlo. Questione di affari. L'hai eliminato per una questione di affari. Ma guarda, con chi credi di avere a che fare, miserabile? Io sono Overlord, il capo assoluto dei freak, e sono un tuo superiore. Adesso inginocchiati davanti a me, voglio un po' di rispetto. Quello che è successo al tuo paparino è una sfortuna, ma come dicono in Francia, c'est la vie. E come dicono a Chicago, vattene al diavolo. Non ti posso lasciare solo un attimo, eh? Decodifica completa al 70%. Adesso devo concludere quello che ho È cominciato. una faccenda che riguarda la legge. Tuo padre non avrebbe voluto questo. Lui voleva che tu avessi un futuro. Decodifica completa all'80%. Se il microchip finirà la decifrazione, Overlord l'avrà vinta. Ma non possiamo tirarlo fuori. No, sarebbe inutile. Serve il comando di annullamento, purtroppo. Il comando di annullamento è scomparso con tuo padre. Non c'è modo di fermare la sequenza. Decodifica completa al 90%. Si sta sbagliando, un modo c'è. La password. Oh no, non me la ricordo. Su, pensa, forza. Ci provo. Computer, password, Amy. Password non valida. Decodifica completa al 95%. Computer, password, pulce. Password valida. Sequenza invertita. Decodifica annullata. Sei un mito. Ce l'hai fatta. Ce l'abbiamo fatta. Overlord. Non è ancora finita, poveri illusi. Computer, avvia subito la sequenza di autodistruzione. 20 secondi all'autodistruzione. Prepararsi alla detonazione. Pazzo megalomane. L'ultima parola deve essere sempre la sua. Suggerisco di andare via da qui e alla svelta. Avanti! Il chip. 10 secondi all'autodistruzione. 9, 8, No! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Per te, papà. Oh no, She-Dragon. I vigili del fuoco hanno trovato niente. Sì, qui Dragon. Salve, signor agente, sono la tua ammiratrice non troppo segreta. She-Dragon, pensavamo di averti persa per sempre. Dove sei? Abbastanza vicino per dirti grazie di avermi fatto capire che devo lasciarmi il passato alle spalle. È nel futuro che devo vivere il resto della vita. Insomma, tu non hai un passato e guarda come sei. Oh, sì, certo. Fa che non ti becchi di nuovo a fare la cacciatrice di furfanti, ok? O ti arresterò per aver intralciato la polizia. Lo so, tu devi fare il tuo lavoro, mio eroe. Sta tranquillo, sono sicura che un giorno o l'altro ci rivedremo. Ciao. Buona fortuna, Pulce. Io dico che la rivedremo molto molto presto. Sono d'accordo con te, mio bel fustaccio. По мотивам комикса Эрика Ларсона. Авторы сценария Дуэйн Капици, Стив Робертс. Продюсер Уэлтон Поупс. Режиссер Роберт Яп. Композитор Эдмунд Иган. Художники Деннис Будро, Фрэнк Суарес, Джерри Бертоло и другие.